Oggi siamo con Graziano Martignoni a lanciare la nuova serie. Penso quasi un anno fa abbiamo registrato con te le cose serie, cioè il parlato, insomma, le considerazioni importanti. Poi abbiamo lavorato su sfondi virtuali, su cose strane e siamo qui per farti vedere per la prima volta, perché anche tu non l'hai mai vista, la prima puntata della nuova serie attorno alla clinica della precarietà. Che cos'è un tempo di povertà? E la povertà è una condizione che può essere declinata in molti modi. Quella di cui voglio parlare io brevemente non è la povertà economica nell'orizzonte del nostro mondo industrializzato, perché poi mai dimenticare che esistono anche altri mondi. Non è di quella e non è nemmeno della povertà che può scaturire dalla crisi economica o dalle difficoltà che hanno invaso anche il nostro Occidente per molte ragioni. Io vorrei parlare di altre cose, anche perché faccio di professione colui che deve aiutare che soffre nell'anima, e sono attento dunque come dire, ad altre atmosfere, ad altre sospensioni di vita, ad altre alterazioni di vita, che non sono distanti o che hanno strette connessioni con la condizione sociale, economica, ma che mantengono anche una loro autonomia. Se noi dimentichiamo che il mondo interiore, il mondo che ci abita dentro, lo schiacciamo o lo banalizziamo o lo riduciamo, meglio ancora, nella sua mera dimensione socio-economica, forse perdiamo qualche cosa. Coloro che soffrono nell'anima ci stanno trasmettendo. E loro, bisogna pur dire, sono dei testimoni di prima linea. Io dico sempre, sono coloro che si battono per noi, come dire, alla frontiera, in prima linea nella guerra dell'esistenza. Ecco perché in qualche modo dobbiamo verso di loro avere una umiltà di ascolto e in qualche modo anche come dire, un'attenzione ai messaggi che involontariamente ci inviano. Allora, la povertà di cui loro sono testimoni, che è poi qualcosa che ci tocca del profondo anche noi che ci consideriamo normali, è una povertà d'altra natura. E direi, per essere breve, è una povertà di chi ha perso l'asse del mondo, l'axis mundi, come si diceva. È la povertà di chi ha perso nelle cose della propria quotidianità l'orizzonte di senso. Perché tu puoi essere ricco, povero economicamente, puoi essere sano o malato, ma queste condizioni dell'esistenza naturalmente sono potentemente influenzate nel bene e nel male dal fatto o dalla condizione se tu mantieni aperto un orizzonte. In qualche modo persino le cose peggiori, gli eventi della vita più dolorosi e terribili, se non hanno senso, se sono cieco, destino, muto, evidentemente ti riducono, ti schiacciano, ti impediscono di reagire, perché è l'orizzonte di senso il luogo dove tu puoi ricostruire un tuo progetto di vita anche partendo da condizioni di povertà, di miseria. E dunque è quella una povertà esistenziale. Ecco perché dico viviamo in un tempo a rischio di povertà esistenziale, perché è un tempo in cui, come dire, siamo in una sorta di perdita di senso, perdita d'orizzonte di senso. Si pensi soltanto, lo dico molto semplicemente, ci sono state delle stagioni che ci hanno precedute, terribili per certi versi, che erano dominati dall'utopia, da questa tendenza, da questa specie di slancio verso qualche cosa d'altro che andava al di fuori del tuo mondo. Oggi tutto questo non c'è più. Oggi le utopie non sono più sul mercato e al loro posto naturalmente ci sono altre figure metaforiche, per esempio il deserto, per esempio le condizioni di vuoto in cui persino la clinica dell'anima, come ho detto, riscontra
E naturalmente questo vuol dire che tu sei in qualche modo esule, un costante esule, un costante straniero in questo mondo e non sai nemmeno perché e non sai dove andare. Ecco perché la condizione di molti malati, di molti sofferenti nell'anima, anticipa in qualche modo quello che ognuno di noi può vivere, magari senza quella, come dire, sottolineatura, ma che può vivere nella propria quotidianità. Naturalmente è un tema individuale, ma è un tema anche collettivo. Una società, una comunità, piccola o grande, una civiltà che perde in qualche modo il suo asse del mondo, che perde la verticalità per la quale al deserto sostituisce la montagna, che contiene l'ascesa, contiene la fatica, contiene il raggiungimento di una vetta, di un luogo tra il cielo e la terra. Se una comunità, una società, una civiltà perde questo, è una civiltà a rischio di povertà. Bella, bellissimo, bellissimo. No, è bellissimo. La tua emozione di fronte a questo? Ma innanzitutto la mia emozione rinvia all'esperienza che ho fatto. Allora, se bisognava parlare di precarietà, bisognava mettermi in una condizione di precarietà. Assoluta precarietà. E la prima precarietà è quando tu non hai i piedi per terra, quando hai i piedi sollevati in una sorta come lì, una sorta di sospensione che ti colloca, insomma, a metà strada tra il cielo e la terra, insomma. Ma questa cosa è molto più seria di quanto noi pensiamo, perché è veramente metafora di molte condizioni umane, in cui la terra è diventata, come ben si sa, estremamente fluida, fluttuante, e in cui il porsi dentro il mondo, insomma, l'agganciarsi, l'affrancarsi del mondo è diventato estremamente poco certo e poco sicuro, molto fragile. Dunque, in qualche modo, se vogliamo poi dirla seriamente, la fragilizzazione dell'uomo, che è una condizione poi esistenziale da sempre, è andata in questi ultimi decenni, se non per dire, insomma, dalla seconda guerra mondiale in su, progressivamente peggiorando. Questo possiamo dirlo. Dov'è che lo vediamo? Lo vediamo poi nella vita quotidiana, lo vediamo nei faits divers, lo vediamo nei disagi, nei deserti, che non sono ancora malattie, perché bisogna poi distinguere. Le malattie sono già, se vogliamo dirla, un modo per reagire al deserto. È come se nel deserto, che poi prende i toni della disperazione, della solitudine, in quei deserti lì, a volte io mi ammalo per proteggermi, sembra un paradosso dirlo. Mi posso ammalare nel corpo, mi posso ammalare peggio ancora nella mente, ma sono dei tentativi disperati, finché si vuole, di protezione rispetto a questo stare in questa sorta di condizione di deserto in cui spesso noi ci troviamo. I deserti sono quei luoghi in cui facciamo fatica a segnalare l'orizzonte, facciamo fatica a segnare le tracce. Le tracce vengono da prima di noi e ci portano oltre noi, sono cariche, se vogliamo, di questa riserva di senso che l'uomo deve avere per sopravvivere. Cioè, a volte nei deserti bisogna dire che c'è una meta, che c'è un orizzonte, non lo vediamo più, ma c'è da qualche parte, perché c'è innanzitutto dentro di noi. Allora questa sorta di convinzione, che non è illusione banale, che non è seduzione, insomma, miraggio, che non è miraggio, è una convinzione ideale, profonda, che dice in un qualche modo bisogna lavorare perché questa condizione di speranza possa rinascere. Ecco che la precarietà allora diventa sì un passaggio dolorosissimo, spesso di vacillazione, di vertigine, ma anche in qualche modo un cammino, in una condizione nuova di meta, cioè in cui la meta non si vede ma si sa che c'è da qualche parte. È un atto un po' di fede, se vogliamo, ma la fede è una condizione esistenziale fondamentale senza la quale noi abbiamo il vuoto, il nulla davanti. Allora, riguardando queste bellissime immagini, è chiaro che c'è da una parte la sospensione e poi c'è un'altra condizione che era la frammentazione. Vedete quel viso che è un po' il mio, un po' così, è totalmente frammentato. La frammentazione, noi ormai siamo fatti molto più la percezione di essere fatti a pezzetti, di essere frantumati da qualche parte, di aver bisogno di colle poi, perché la frantumazione è dolorosissima, anzi poi è la condizione estrema per poi in qualche modo dirsi ma non avrò futuro. Allora devo trovare
un modo per tenere insieme. La società ci offre colle, ci offre degli adesivi, che poi a volte sono degli adesivi che funzionano, a volte non funzionano per nulla. E allora ecco che tutto il tema della dipendenza anche delle dipendenze senza droghe, non sto pensando alle droghe, dalle varie dipendenze, il bisogno in qualche modo, guarda, mi ha colpito molto, per esempio, l'aumento dichiarato di fatti di sangue, per esempio, nei confronti delle donne. Sembra un discorso diverso. Allora, in qualche modo l'uomo lasciato, l'uomo abbandonato non sopporta questa separazione che rinvia in qualche modo, che lo fa tornare in una sorta di abbandono da cui lui ha tentato e uccide. E uccide perché non può tollerare questa cosa. Ora, io penso ci sia sempre stato, ma oggi sembra, almeno leggendo i giornali, qualche cosa che assume un carattere una presenza più forte. Anche qui i rapporti umani diventano dei rapporti dipendenti, mentre tutti diciamo che siamo liberi, facciamo i cavoli che vogliamo, eccetera. Sotterraneamente abbiamo un enorme bisogno di dipendenza che non si trasforma mai in una vera, come dire, un vero progetto di vita. La dipendenza non è un progetto di vita. Il progetto di vita è un progetto in cui ci si colloca uno di fronte all'altro, consapevoli delle nostre autonomie, dei nostri bisogni, dei nostri desideri, in un'area di cooperazione. No, la dipendenza no, è un appiattimento l'uno sull'altro. Ecco, fenomeni come questi ce ne sono tanti, in ambiti molto diversi. Io credo che in queste puntate affronteremo non soltanto i grandi temi, se vogliamo, della sofferenza psichica, ma affronteremo i temi del deserto esistenziale.